Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi ti parlerò di uno dei plugin più sottovalutati ma dal mio punto di vista più utili per i tuoi podcast. Il plugin è della Waves e si chiama VLM Loudness Meter. Che cosa fa questo plugin? Questo plugin è fondamentale perché permette al tuo podcast di suonare bene da un punto di vista di volume sulle diverse piattaforme dove lo distribuisci, per esempio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e quant'altro. Perché nel momento in cui tu esporti il tuo podcast, lo esporterai con un volume di uscita. Qual è questo volume? Ecco, non dovresti deciderlo tu, ma dovresti esportare il tuo podcast nel volume di uscita consigliato dalla piattaforma nella quale appunto lo stai per distribuire. Ora, visto che le piattaforme sono tantissime, io sinceramente come volume di riferimento prendo quello di Spotify, perché è da lì che arrivano la maggior parte, intorno al 70-80% dei miei ascolti, per cui ottimizzo il volume per Spotify. Va da sé che andrà bene perché mi pare tra Spotify e Apple Podcast c'era una differenza di 1, se non ricordo male. Quindi adesso vedremo, ti farò vedere nel dettaglio come utilizzare questo plugin e sono certo che i tuoi podcast suoneranno sicuramente meglio. Ma non perdiamo tempo e vediamo come funziona. Adesso ti parlo di uno strumento, un plugin per la precisione, dei più sottovalutati, quelli meno utilizzati in assoluto, ma che è uno dei più incredibilmente utili per il tuo podcast, ma non solo. Allora, proviamo prima a creare la situazione adatta per poterlo usare. Cosa facciamo? Proviamo a registrare un pezzetto di voce. Quindi, in base a quello che abbiamo visto anche nei video precedenti, armiamo la nostra traccia. Ok, e in questo momento ti ricordi l'altra volta ti ho detto che i volumi dovrebbero stare a 0, in questo momento l'ho già alzato perché questo microfono che sto utilizzando ha un suono abbastanza basso, un livello abbastanza basso, però comunque come vedi non riesco a superare i meno 18, quindi tutto sommato va benissimo. Se avessi un minimo di volume in più sarebbe bene, ma va bene anche così. Quindi la nostra traccia è armata. Dobbiamo semplicemente provare a registrare. Ok, quindi registro una frase a caso, tanto l'importante è avere un pezzetto di voce che rappresenta poi la tua voce, quindi il tuo podcast, per poter utilizzare questo strumento, questo plugin che ti voglio far vedere, che serve appunto a trovare il volume perfetto per la piattaforma nella quale tu stai andando a caricare i tuoi file audio. Ma questo lo vediamo tra un attimo. Proviamo a registrare. Questo è un test di prova per vedere effettivamente il volume della piattaforma sulla quale andremo a distribuire il nostro podcast. Ok, benissimo. Abbiamo il nostro pezzetto di audio. Cosa facciamo? Disarmiamo la traccia e abbiamo il nostro file audio. Eccolo qui, ok? Benissimo, non importa quello che ho detto, non importa riascoltarlo, ci importa soltanto... Ok, ci importa soltanto utilizzarlo come esempio, va bene? Perfetto, allora cosa facciamo? Prendiamo questo plugin che si chiama VLM Loudness Meter, va bene? Questo qui è uno plus, VLM plus, in questo caso mono perché è applicato appunto alla voce. Allora, cosa succede? Succede che questo strumento, dall'apparenza non troppo bella, perché non ha tutti i manopollini o altre cose, ma insomma un po' tutti i numeri, sembra un po' strano, in realtà è uno strumento meraviglioso. Perché? Perché serve appunto a definire il volume in base alle piattaforme. Ti faccio vedere, se andiamo in Load e Preset, ci sono tutta una serie di preset che non sappiamo neanche che cosa sono perché sono tarate sul sistema americano. Quello che ci interessa è Apple Podcast Music, YouTube, Spotify. Ok, quindi noi cosa facciamo? Scegliamo YouTube, Spotify, perché nel mio caso scelgo questo, tanto l'esempio te lo faccio su questo, ma potrebbe essere lo stesso anche su questo, o su Netflix. Questo strumento lavora anche su tracce audio che poi andranno in TV. Perché uso questo? Uso questo perché la maggior parte dei miei ascolti avvengono su Spotify, per cui mi fa piacere ottimizzare il mio file audio per Spotify. Quindi clicco e come vedi qualcosa è cambiato qui, target meno 14 decibel e insomma un po' di cose sono cambiate. Ok, allora resettiamo il nostro strumento, resta qui il meno 14 che è il nostro obiettivo, il nostro target ovviamente meno 14, per cui resettiamo il tutto e proviamo ad ascoltare il nostro podcast. Ora in questo caso non lo stiamo ascoltando, ma ci importa poco perché voglio farti vedere cosa succede nel plugin, quindi non mi importa di riascoltare la mia voce. Ok, file concluso. Che cosa è successo?
che abbiamo uno short term meno 14, cioè nel breve periodo, ma a noi interessa nel lungo periodo, ci interessi che di raggiungere questo obiettivo. Come vedi manca pochissimo, qui è meno 13, qui è meno 14. Cosa succede? Che questo strumento ha analizzato, perciò abbiamo fatto partire la traccia audio, ha analizzato il nostro file audio e ci ha detto che secondo lui dobbiamo togliere 1.3. Proviamo a cliccare qui, gli diamo questo, resettiamo, facciamo ripartire il file audio e vediamo che cosa succede. Guarda un po' che cosa accade. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi lo short term parecchie volte è stato su meno 14, ma il long term è stato sempre su 14. Per cui abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il nostro file audio adesso è pronto per essere esportato. L'esportazione te la farò vedere in un video successivo. Quello che mi interessa farti notare qui è quello che ho fatto. Se vuoi provo a riproporti quello che ho fatto in maniera molto semplice. Allora, proviamo a resettare tutto. Togliamo questo e riportiamo il volume a 0. Ok? In questo caso che cosa ho fatto? Semplicemente selezionato questo plugin, questo template. Ok? Benissimo. Resettiamo, è tutto, meno 80, quindi vuol dire che va bene così. Togliamo questo. Ok? 0 qui, tutto fatto. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare il nostro file audio. Ancora una volta, quindi lo ascoltiamo, non ci importa sentire che cosa sta accadendo, perché in questo caso noi dobbiamo lavorare con il volume, quello che vediamo nella casellina centrale long term. File ascoltato, di nuovo, come prima, ci dà questa indicazione. Quindi cosa facciamo? Clicchiamo su questo. Come vedi il volume si è abbassato di 1.3. Attiviamo il True Peak Limiter e resettiamo nuovamente. Ovviamente meno 1.3 resta, on resta e il nostro preset meno 14 dB resta. Cosa facciamo? Riascoltiamo la traccia e guarda qui cosa succede. Qui abbiamo centrato il nostro obiettivo e anche qui. Qui cambierà perché è di breve periodo, questo di long term resterà meno 14. Finito. Il nostro file è pronto per essere esportato su Spotify. Quindi nel prossimo video ti farò vedere come esportare correttamente il nostro file audio. Spero che questo che ti ho mostrato sia abbastanza chiaro. Non ti faccio vedere tutte le altre funzionalità, anche perché è molto semplice, come vedi. Se tu lo utilizzi in questo modo, che poi è anche il modo corretto di utilizzarlo, vedrai che avrai sempre un volume perfetto. Ora, perché ti ho fatto questo video? Perché ti faccio vedere questo plugin? Ti faccio vedere questo plugin perché? Perché molto spesso si corre il rischio di caricare il nostro file, distribuirlo su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, dove vuoi, con un volume che può essere troppo alto o troppo basso. Se è troppo alto va in distorsione, può andare in clip, per cui le persone proveranno un po' di fastidio nell'ascoltarlo. A nessuno fa piacere ascoltare un file audio o una canzone, quello che sia, quando si sente che gracchia, no? Quel rumore brutto. E anche se abbassiamo il volume è comunque in distorsione, per cui non risolveremo granché. Se il volume di contro è molto basso, le persone cosa faranno? Con le loro cuffiette, con il loro telefono dovranno alzare il volume. Quindi alzando il volume però aumenterà anche il fruscio, il rumore di sottofondo, che non è contenuto nel tuo file audio. Cioè il tuo file audio suona bene, il problema è che l'hai esportato a un volume troppo basso, per cui alzando il volume si crea necessariamente fruscio e rumore di fondo. Con questo strumento invece si risolvono tutti i problemi, perché ti risolve il volume, dandoti effettivamente il volume che ti serve per la singola piattaforma. Bene, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Spero che tu abbia compreso quanto questo plugin è indispensabile per i tuoi podcast e che lo utilizzerai come ti ho fatto vedere. Bene, spero che insomma tutto questo ti sia stato utile, e se così fosse io ti chiedo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui prossimi video che pubblico circa una volta a settimana. Per adesso è tutto, alla prossima, ciao!